Viviamo in un'epoca di cozy fantasy. Il fantasy confortevole che ti coccola. E guardate, non c'è niente di male in questo, ma mi fa sorridere perché, essendo io ormai quasi un anziano, sono cresciuto in un'epoca in cui i libri, insomma, si compravano un po' a scatola chiusa senza sapere se ci avrebbero arrecato dei traumi psicologici. E qualche volta lo hanno anche fatto, intendiamoci. Pensiamo al vecchio King, che si firmava Bachman e scriveva cose allucinanti. O pensiamo a Clive Barker, che ci ha dato delle sculacciate terrificanti quando pensavamo di essere, insomma, già piuttosto progressisti, e invece non lo eravamo, e lui, zac, colpiva. Ma questo vale anche per il fantasy. Anche nel fantasy, se ci pensate, le tematiche di un tempo erano anche un po' escogitate per colpire, insomma, in zone abbastanza proibite, il lettore, per colpirlo e fargli insomma, e stupirlo molto. Pensiamo alle copertine scollacciate di Weird Tales. Era un fantasy, era un fantastico che sicuramente non compiaceva i ben pensanti e ancora meno i puritani. E questo ci porta a parlare del libro che Urania Fantasy, la risorta collana Mondadori, sta per portare di nuovo all'attenzione dei lettori di fantasy. E mi riferisco, tra le 4 uscite annunciate, cioè Conan, Elric di Melniboné e due antologie, alla quinta in realtà, la quinta uscita, che è Kane di Karl Edward Wagner. Voglio parlarvi di Kane perché secondo me è proprio quel tipo di libro che ci riporta a un'altra prospettiva, a un altro approccio autoriale al fantastico e alla scrittura in genere, alla narrazione di avventure dark e immaginifiche. E sì, perché Kane è tutto questo, è dark e immaginifico. Facciamo una cosa, adesso io faccio partire la sigla e poi vi dico un paio di cose e poi parliamo di questo libro. Allora, prima di tutto, questo volume io lo metto qui sotto in descrizione, un link per acquistarlo. Da ogni acquisto che fate io guadagno una piccola percentuale, quindi aiutate questo canale, che è un progetto culturale, ragazzi. C'è bisogno del vostro aiuto. Questo volume finisce anche nello shop di Broken Stories, stesso discorso di prima, eccetto che si tratta di una libreria dove io metto il meglio, quello che ritengo, il meglio del fantastico, del dark e dell'immaginifico. Ok? Ringrazio tutti voi perché seguite questo video e naturalmente gli abbonati, che sono i veri supporter hardcore di Broken Stories. Ciao ragazzi e grazie come sempre. Se volete abbonarvi anche voi, qui sotto c'è un tasto per capire come fare e quali vantaggi vi potrebbe portare. Grazie mille. Torniamo a parlare di Kane. Uscirà questo volume, che è un romanzo. Quando uscirà? Mi pare prima settimana di ottobre 2025. Ci siamo. È un romanzo e si intitola Le trame dell'oscurità. In originale Darkness Weaves. Che romanzo è? In teoria è il primo che scrisse Karl Edward Wagner su questo personaggio, che è un po' il suo alter ego letterario, insomma, è il suo personaggio forse più famoso. Siamo in ambientazione, atmosfera Sword and Sorcery, ok? Ma molto molto oscura, cioè spada e magia, sì, nella tradizione di Robert Howard, quindi Conan il Barbaro, però con delle sostanziali differenze. Dunque, perché vi dicevo che questo è un romanzo comunque piuttosto d'impatto? Facciamo qualche passetto indietro. 1970, Karl Edward Wagner pubblica questa storia in una versione più breve, più condensata. Poi nel 78 esce il romanzo articolato, più espanso, e una seconda versione in cui lui si prende più spazio e più tempo per raccontare la vicenda. Ed è da questa edizione del 1978 che scaturisce la traduzione di Riccardo Valla e l'edizione che sarà disponibile nelle librerie. Da non molto era uscito anche questo, il Drago Mondadori, dedicato a tutto Kane, e qui naturalmente era presente anche Le trame dell'oscurità. Allora, perché vi dicevo che è un po', diciamo, un contraltare della produzione cozy, politically correct di
tutta una serie di produzioni che cercano di salvaguardare la sensibilità e le aspettative di una certa fascia di pubblico. Apro una parentesi, non ho un intento polemico verso quella cultura che è stata stigmatizzata fin troppo ultimamente come woke e tossica, ok? No, esiste tutta una possibilità di espressione che vada anche in quella direzione, purché naturalmente questo non porti all'abolizione di tutto il resto, di un altro tipo di fantasy o produzione fantastica che cerca invece tutte altre atmosfere. Ora, siccome questo rischio al momento pare che non ci sia, inutile che ci scandalizziamo perché esistono anche i romanzi woke, per così dire, o comunque i romanzi che allertano maggiormente il lettore su contenuti potenzialmente provocatori o sgradevoli. Se uno non vuole leggere certe cose, va bene, dai, non le legga. Però, invece quello che mi dispiace è che probabilmente, date queste premesse un po' troppo allarmistiche, il lettore rischia di perdersi delle opere straordinarie, delle opere notevoli, quali appunto quelle scritte da Karl Eduard Wagner. Le trame dell'oscurità è un romanzo avventuroso, pieno di scene rocambolesche, di colpi di scena, di plot twist e di oscurità, di cattiveria, perché parliamoci chiaro, Kane, sì, qualcuno, insomma, ma lo stesso Wagner ha dichiarato che c'è un po' di Conan dentro, ma se non altro per il fatto che se lui non avesse mai letto Robert Howard probabilmente avrebbe scritto in modo un po' diverso, ma questo vale per tutti gli scrittori che passano nel setaccio intellettuale degli autori successivi. A ogni modo, ambientazione Sword and Sorcery, un eroe muscolare, fortissimo, potentissimo, anche più di Conan, che è proprio, come dire, l'emblema del macho fantasy. Ma Kane è ancora di più, ed è ancora peggio, perché Conan ha una sua etica, se volete, barbarica, grossolana, ma pulita, mentre Kane è veramente un pezzo di merda. Ecco, questo potrebbe risultare un po', come dire, creare un po' di attrito fra Kane e il lettore, magari giovane, magari impreparato a questo tipo di approccio, perché qui siamo nel regno della fondazione stessa del dark fantasy. Karl Eduard Wagner crea il dark fantasy, mescolando non tanto il fantasy con un po' di cattiveria, ma il fantasy proprio col gotico, con l'horror, perché il nostro Kane è il peggio del peggio. È un guerriero fortissimo, muscoli e fisico strabilianti, ma è anche un uomo di grande cultura, uno stregone molto provetto e soprattutto è un uomo totalmente senza scrupoli. Ora vi rivelo qualcosa che, insomma, fa parte proprio del leggendarium, diciamo, di Kane. Kane sta per Caino, ok? Kane si può scrivere con la K, cane, come così, non vorrei sembrasse una questione cinofila. Cane, Kane, oppure con la C e seguita da A-I-N, Kane, cioè proprio letteralmente Caino. Nelle trame dell'oscurità, questo io voglio dirlo perché comunque l'ho trovato fantastico, sì, c'è una piccola rivelazione che però riguarda il personaggio, io ve la dico in modo che magari siate invogliati a leggere questo romanzo, tanto poi il resto, ok, non vi svelo più di tanto, ma si rivela nel romanzo che Kane non è solo uno che ha il nome di Caino, è proprio il personaggio che ha ispirato la storia, la vicenda biblica. Non letteralmente lui probabilmente, ma si parla proprio nel romanzo di il primo assassino della storia. C'è Dio, un Dio che ora vi descriverò, che crea l'umanità e poi considera appunto gli esseri umani un po' i suoi burattini. Un Dio abbastanza deprecabile nella visione di Wagner, wagneriana potremmo dire. E Kane è l'unico e il primo ribelle contro Dio e si ribella uccidendo suo fratello e da lì praticamente inventa l'omicidio, inventa questa forma di indipendenza, di autonomia intellettuale da Dio, di questa ribellione dal padrone, ma la ribellione passa attraverso il versare il sangue. Kane è colui che versa il sangue, è colui che inventa il male, o per meglio dire l'omicidio, l'assassinio, sulla terra, quindi potete ben immaginare che non si tratta di una bella persona, ecco.
Questo è Cain, il Cain di Karl Eduard Wagner. Quindi siamo proprio all'opposto del cozy fantasy, perché anche leggendo le trame dell'oscurità risulta molto difficile affezionarsi o comunque identificarsi, mettiamola così, in questo personaggio, che non ha veramente nessuna esitazione ogni volta che si tratti di tradire, uccidere, perfino, insomma, sottoporre alle più crudeli, atroci sofferenze gli esseri umani, i suoi avversari o coloro che comunque cadono nelle mani dei sovrani per cui in questo momento lavora. Questa è una storia di conflitti, le trame dell'oscurità, di un conflitto tra un'imperatrice e un altro regnante, in una zona della mappa del mondo di Cain che è abitata da una quantità di isole. In queste isole vive questa donna, molto addentro alle arti magiche oscure, e lì vicino questo regnante che era il suo ex marito. Si tratta in realtà di una specie di guerra dei Roses, cioè di due ex coniugi che prima si sono amati e ora si odiano alla follia, anche perché c'è stato un tentativo di tradimento da parte di lei nei confronti di lui per espugnare, insomma, per impossessarsi, impadronirsi del potere, e Edward Wagner poi si diverte molto nel raccontarci quali sono state le conseguenze di questo tradimento. Terribili, agghiaccianti. Qua siamo di fronte a veramente dei personaggi che godono nel far soffrire i propri subordinati, i propri complici, i propri consorti. Per cui la nostra regina Efren, imperatrice Efren, mi pare che si chiami così, è ridotta ormai a una carcassa ambulante dopo le terribili sofferenze a cui è stata sottoposta e non vuole altro che spodestare il suo ex consorte, il quale neanche sospetta che sia viva. Cain si trova al centro di coinvolto in questa vicenda, viene ingaggiato come mercenario perché guidi la flotta della regina, dell'imperatrice, contro appunto questo altro imperatore. Sono tutti un po' imperatori qui, nessuno si considera niente di meno. E quindi un protagonista che in un certo senso è anche testimone di una storia molto più vasta, una storia di, appunto, di conflitti per il potere, insomma, niente di nuovo in questo. Ciò che veramente contraddistingue questa storia, che potrebbe anche essere un romanzo, un racconto di Conan il Barbaro, è il fatto che ci sono creature davvero di portata malefica immensa, alcuni mostri direi molto Lovecraftiani, ma molto tentacoli a bizzeffe, creature che vivono negli abissi marini, un'antichissima civiltà estinta ma ancora in grado di sfoderare tecnologia avanzatissima, cosa che in Cain torna. C'è anche un altro romanzo dove questo succede, dove c'è un anello che è magico ma anche molto tecnologico, se vogliamo. E poi Cain, che non si fa proprio nessuno scrupolo, perché la regina Efren è tanto dedita alla magia quanto alla tortura, ma la tortura più sfrenata. E lui non fa una piega. A lui degli esseri umani, a Cain degli esseri umani non importa niente, anche perché è vivo dall'inizio dei tempi e le ha viste tutte. Le ha viste tutte, per cui ormai è un nihilista totale, non ha nessuna, non ha niente, non ha a cuore nient'altro che la propria vittoria e il proprio potere. Ha vissuto innumerevoli esistenze, è stato un re, è stato uno schiavo, è stato qualsiasi cosa. È stato un poveraccio, è stato un mercenario, è stato un guerriero, è stato uno stregone, sempre è stato comunque uno che ha lasciato dietro di sé una caterva di cadaveri, sangue e sofferenze. Quindi davvero un personaggio che non troverete simpatico, però troverete molto invece simpatico il fatto che questa è una storia piena di eventi, piena di intensità, di pathos. Ci sono alcuni personaggi che cercano che forse l'autore ha introdotto allo scopo di rendere la vicenda un po' più umana, quindi magari, ecco, due dolci innamorati, un principe e una principessa che si amano in questo contesto che sicuramente non è propizio,
e cercheranno di, insomma, convolare a giuste nozze, come nella tradizione. Questo è veramente molto, se volete, anche un po' banale. Non vi aspettate un lieto fine tanto, insomma, non ve lo aspettate affatto, ok? Questo è il fantasy che, secondo me, ha tutte le carte in regola per non piacere alle generazioni, insomma, un po' più fresche di me naturalmente, che sono abituate a un approccio un po' diverso. Per esempio, se vi piace Sanderson, come a tantissimi giovani piace oggi Sanderson, insomma, troverete un po' duro, troverete un po' indigesto questo Kane, che è scritto da un uomo, un autore, che aveva una visione molto pessimistica della realtà, molto niente di paragonabile a un Sanderson, che è una persona completamente diversa, con un'etica anche molto ispirata alla sua religione. Lui è molto osservante nei confronti del suo credo, che insomma è un cristiano di quelli, non so, mi ricordo se è un mormone o qualcos'altro, ma comunque è uno molto, molto, si può dire, ottimista da questo punto di vista, no? Mentre Karl Edward Wagner, al pari di Robert Howard, era una persona che guardava il mondo da una prospettiva molto tetra. Ed è un altro che alla fine la vita se l'è un po' bruciata, così come ha fatto il magico Robert Howard, il quale a 30 anni si fece saltare le cervella, mentre il nostro Edward Wagner, Karl, praticamente si uccise un bicchiere alla volta. L'alcolismo è una brutta bestia, ragazzi. E tutto questo tormento interiore dentro le storie di Kane c'è, senza però poi diventare preponderanti. Sono semplicemente storie gotiche e fantasy allo stesso tempo. E questo personaggio è, non c'è dubbio, quello che ha più ispirato tutti gli scrittori grimdark a venire, Glenn Cook per primo, e poi vabbè quelli che seguono successivamente. Adesso il grimdark è un genere molto, come sappiamo, di grande successo, comunque molto diffuso. E nel 1970 Karl Edward Wagner osava scrivere questa storia, il suo primo abbozzo, la versione più breve, in cui insomma si assiste a un totale crollo di ogni deontologia dentro il fantasy, perché scrivere di un mostro simile quale Kane era comunque una novità. Da dove vengono queste idee? Da dove viene questo mood letterario? Si dice di mezzo Conan, ma Karl Edward Wagner era ispirato molto dal gotico, dalla narrativa gotica, quella proprio della fine del XVIII secolo, ok? Quindi dal castello di Otranto in poi. E infatti anche in questa vicenda, nelle trame dell'oscurità, troverete castelli, troverete castelli molto oscuri, molto misteriosi, e tutta quella troverete segrete, catene, insomma, ci sono un sacco di scene, ci sono diverse scene, non un sacco, ma ci sono diverse scene alquanto orride e inquietanti. E una regina malvagia, questa strega terribile, che è uno dei personaggi più oscuri che avrete occasione di trovare in una storia fantasy, perché questa qui è proprio una aguzzina senza scrupoli, senza considerare il fatto che le sue sembianze, dopo ciò che ha subito in un divorzio che potremmo, ecco sì, possiamo definire un po' estremo, dopo ciò che ha subito è un mostro, appare come un mostro, prima donna bellissima e adesso mucchio d'ossa ambulante e di cicatrici e di menomazioni terribili. E in mezzo a tutto questo una montagna di muscoli, rosso crinita, che è insondabile, imperscrutabile e che vive tra gli umani pur essendo non del tutto umano. Il più maledetto degli uomini direttamente da Dio. Non so se mi spiego.